1 miliardo di bottiglie di spumante italiano venduto nel 2022. A dir la verità, poco meno 970 milioni, ma arrotondiamo a 1 miliardo e facciamo conto tondo. Per darvi un'idea, se mettessimo una sopra l'altra tutte queste bottiglie, raggiungeremo la distanza di 290.000 km, circa 7 volte e mezza la circonferenza della Terra. È assolutamente pazzesco. E tra l'altro le bollicine italiane sono il 75% delle bollicine totali vendute al mondo e questo miliardo di bottiglie, 340 milioni, sono state aperte durante le feste natalizie. Ma la cosa che mi ha stupito è che il Prosecco è il più venduto a mani basse, con oltre 700 milioni di bottiglie tra DOC e DOCG. Sì, so già cosa state pensando, ma chissà da dove vengono tutte quelle bottiglie di vino. Bah, impossibile, coltivano anche sopra i tetti, potremmo andare avanti così per ore. Quindi vorrei far capire le aree da cui proviene tutto questo ben di Dio. Bene, iniziamo dalla base. Il Prosecco, come tutti ormai sanno, è fatto col vitigno Glera, con spumantizzazione eseguita con il metodo Martinotti-Charmat, dove è permesso un blend con un massimo del 15% di altri vini, tra cui Verdiso, Bianchetta Trevigiana, Perera, Glera Lunga, Chardonnay, Pinot Bianco, Pinot Grigio e anche il Pinot Nero, ovviamente vinificato in bianco. E lo si coltiva tra il Veneto e il Friuli Venezia Giulia, con un totale di oltre 30.000 ettari. E guardate che sono davvero tanti. Se venite dalle nostre parti e guardate le campagne, vi accorgerete che ovunque guardiate vedrete vigne, vigne, vigne a non finire, a scapito un po' della biodiversità, a dir la verità, ma questo è un altro problema. Ma torniamo alle zone. Per semplicità si parla di Prosecco, DOC o DOCG. Ma esistono delle sottozone o aree distintive che fanno capire ancora più precisamente da dove arriva il Prosecco che abbiamo nel nostro bicchiere. Quindi troviamo ad esempio il Prosecco Treviso DOC, ma anche il Prosecco Trieste DOC, ma anche il famoso Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore di OCG, non troppo differente dall'Asolo Prosecco Superiore di OCG. E il Cartizze? Dove lo mettiamo? Allora, proviamo a capire sulla cartina quali sono le aree di produzione. Come vedete, tutto il Friuli e l'80% del Veneto sono Prosecco DOC o Glera IGT con le varie sottozone. Qui viene prodotta la gran parte di Prosecco presente nel mercato ed è caratterizzato da una pianura dove spesso è utilizzata la meccanizzazione per la raccolta, mantenendo i costi di produzione molto bassi. Qui, nelle aree IGT, la resa per ettaro può arrivare a 250 quintali per ettaro, mentre nelle zone DOC arriviamo, per disciplinare, ad un massimo di 180 quintali per ettaro. Ma restringendo l'area a zone più vocate nella produzione di Prosecco, nella cartina andiamo a zoomare nelle zone di Asolo e Valdobbiadene, dove troviamo due aree di OCG. L'Asolo Prosecco Superiore di OCG e il Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore di OCG. Qui la produzione diventa più complicata, non parliamo più di pianura ma di collina e la raccolta delle uve diventa spessissimo a mano, ma è anche il territorio che produce le uve migliori, anche se avere un marchio di OCG non è garanzia di un prodotto migliore di molti DOC. Considerate che allevare le viti in colline o pendii ripidi aumenta i costi di circa 7 volte rispetto alla pianura, quindi diffidate dei prodotti di OCG a bassissimo prezzo. Qui la resa massima per ettaro diventa 135 quintali. Ma zoomiamo ulteriormente e concentriamoci sulla zona del Conegliano Valdobbiadene. Qui troviamo due particolarità, prima di tutte il Cartizze, area anche chiamata il Pentagono d'oro del Prosecco per la forma della sua zona di produzione. Qui il Prosecco diventa Conegliano Valdobbiadene di OCG superiore di Cartizze e di fatto lo possiamo considerare un cru, l'eccellenza del Prosecco. Qui il territorio di circa 107 ettari ha la conformazione perfetta per produrre un vino eccellente. Qui come resa per ettaro si scende al massimo a 120 quintali. Ma non possiamo dimenticare le rive, singole aree sparse per il territorio di Conegliano Valdobbiadene dove anche qui la qualità è portata all'estremo, ma è obbligatorio fare la raccolta manuale anche perché di fatto parliamo di agricoltura eroica. La resa qui è di 130 quintali per ettaro, da raccogliere a mano ed il risultato è stupefacente. Bene, spero di aver chiarito un po' di cose su questo prodotto che è la nostra bandiera nel mondo. Pensate che è il prodotto tricolore dell'agroalimentare più commercializzato nel mondo, con un impatto economico impressionante. Quindi, a discapito dei detrattori, dico
Cin. Ma questo sarà DOC di OCG o Rive? Boh, ma chi se ne frega, l'importante è che sia buono.